Ciao, in vista dell'incontro imminente, questo 9 marzo, con Benedetta Giovanola e Giorgio Alleva, intitolato Intelligenza artificiale e lavoro, minaccia o opportunità, di cui avrò il piacere di curare la live, cercherò, come sempre, di prepararmi e prepararci insieme con una riflessione su alcuni degli argomenti che durante la serata saranno molto probabilmente trattati. Partiamo da una considerazione fondamentale. Dobbiamo diffidare di due narrazioni speculari e parimenti inutili. Quella dell'apocalisse imminente, le macchine ci ruberanno tutto, a cominciare dall'anima per finire al lavoro. Quella della salvifica utopia, le macchine ci libereranno dalla fatica portandoci nell'Eden tecnologico, nell'apoteosi della follia dell'Occidente, come la definiva tronfiamente il buon Severino. Entrambe le visioni sono figlie di malattie del pensiero occidentale, ho citato appunto Severino, e della vuota idea che il futuro sia in qualche modo prevedibile o assurdamente già scritto. Eppur apparendo opposte, queste due declinazioni della futurologia, non c'è altro modo per chiamarla, producono il medesimo effetto politico in senso lato, sia per gli individui sia per le organizzazioni che dovrebbero governare le nostre società. La paralisi, il senso di impotenza. In fondo, se il destino è già scritto, se esso tragico o paradisiaco, non c'è spazio per l'azione e la politica individuale e collettiva. E davvero ci troviamo tutti trascinati dallo tsunami di cui ci parlano Manzotti e Rossi nel loro ultimo libro. La mia tesi è che non debba per forza essere così. Assolutamente. E proprio per non cadere preda di questa paralisi, oggi vediamo di ripartire dal libro Intelligenze, scritto a quattro mani da Mario De Caro e Benedetta Giovanola, e di cui abbiamo già ampiamente parlato negli scorsi mesi, incontrandoci anche con Mario De Caro, e per calarci ancora più profondamente nel tema del lavoro, ci appoggiamo anche al saggio solista, diciamo, della stessa Giovanola. Etica e intelligenza artificiale per l'impresa. Se Intelligenze ha il grande merito di affrontare la retorica dell'algoritmo neutrale, adottando viceversa la prospettiva dell'intelligenza artificiale come costrutto socio-tecnico, il secondo porta questa consapevolezza direttamente all'interno delle organizzazioni aziendali. La professoressa Giovanola sottolinea che l'integrazione dell'IA nel mondo del business non è mai semplicemente una questione di ottimizzazione tecnica o di taglio dei costi, ma rappresenta un profondo banco di prova etico che interroga i valori e lo scopo ultimo, purpose, dell'impresa stessa. L'algoritmo non decide infatti nel vuoto etico, ma agisce all'interno di una cornice politica e valoriale che il management e la ristretta elite che detiene il controllo tecnologico ha predefinito. E come sempre dobbiamo vigilare sull'eticità delle scelte e anche sulla loro lungimiranza, non dando mai per scontato né il senso di responsabilità né, ahimè, l'intelligenza dei nostri decisori pubblici e privati. Insomma, partendo da queste prime riflessioni etiche e politiche, vorrei ragionare sul tema del lavoro, della politica sociale e della struttura economica che forse verrà, a cui ci dobbiamo certamente preparare in relazione alla prevedibile, ma ancora lontana da essere realizzata, nonostante la retorica imperante, rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo faremo procedendo per tre gradi progressivi di analisi, il breve, il medio e il lunghissimo periodo. E insomma, intanto che voi vi iscrivete, mettete like e magari, perché no, mi seguite anche su Substack, vi lascio il link, ecco la sigla. Uno. Il cortocircuito del breve periodo, propaganda e lentezza. Eccoci, il marketing delle big tech e la propaganda dei governi sono elementi imprescindibili del nostro stato cognitivo grazie all'enorme capacità di penetrazione che gli strumenti usati per queste campagne permanenti, hanno nella nostra vita quotidiana. Parliamo di social che non sono più dei veri social network, di motori di ricerca e ovviamente di chatbot.
tutti attrezzati con una profonda capacità di profilazione dell'individuo e dei gruppi e una sostanziale assenza di regole e divieti per regolare questa costante invadenza. Viviamo, come abbiamo già discusso nell'articolo Prigionieri dell'infosfera, immersi in un'infosfera costantemente rimbombante di annunci di rivoluzioni quotidiane, quanto immaginarie, in cui nessuno è immune dalla pressione della propaganda corporativa. Questa costante manipolazione psicologica, di cui ha anche parlato davvero esperto il professor Legrenzi durante il nostro recente incontro intitolato come il suo ultimo libro, penultimo libro forse, Meravigliosamente complessi, ci porta a dare per assodati fatti che sono, almeno in parte, soltanto la mera proiezione del desiderio e degli interessi di poteri economici e politici. E qual è il loro obiettivo di breve termine? Gonfiare le valutazioni azionarie, proteggere un'economia circolare e giustificare così investimenti miliardari a fronte di ricavi anche in prospettiva assai modesti, nell'attesa di un evento che nessuno sa se si avvererà davvero e, anche dandolo per scontato, in quali tempi. La rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Intraprendendo questa linea di ragionamento, non voglio sostenere che l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro, ma anche sulla libertà e sulla sicurezza, non sia già reale e potenzialmente dirompente. Intendo semplicemente ipotizzare che esso sia e sarà assai più lento e graduale di quanto la narrazione corporativa voglia farci credere, quantomeno nei suoi risvolti più dirompenti. A supporto di questa tesi abbiamo già dati macroeconomici, magari essi pure ancora insufficienti e preliminari, ma comunque indicativi di alcune tendenze. Basti pensare al paper di Daron Acemoglu, economista dell'MIT, che nel paper The Simple Microeconomics of AI del 2024 contraddice le stime più iperboliche calcolando che l'impatto dell'IA sulla crescita del Total Factor Productivity, TFP, e sul PIL nel prossimo decennio sarà assai più modesto di quanto vogliono farci credere. Si afferma non superiore allo 0,66% in 10 anni, ponendosi in questa analisi in netto e voluto contrasto con le stime diffuse da banche d'affari come per esempio Goldman Sachs, che prevedevano sostanziali incrementi della produttività e del PIL. Acemoglu spiega questo fenomeno introducendo la distinzione tra easy to learn tasks, compiti facili da imparare, in cui l'intelligenza artificiale brilla, e hard to learn tasks, compiti quindi difficili, anche dipendenti dal contesto sociale, in cui l'IA arranca e la continuità cognitiva umana ha un ruolo forte. Altre conferme di questa lentezza, si trovano nell'ancor più recente studio Artificial Intelligence and the Labor Market di Hampel e altri del 2025. Qui i ricercatori sostengono un po' la stessa dinamica. C'è una forte sostituzione a livello di singola mansione, la macchina che fa i compiti facili, come scrivere un'email, ma gli effetti occupazionali complessivi sono modesti. Il motivo? I lavoratori sfruttano i guadagni di produttività per attuare un effetto riallocativo, spostando il loro sforzo verso mansioni più complesse e di alto livello. Questo accade anche perché le aziende sembrano ancora incapaci di implementare efficacemente l'IA nei loro processi. Pare dimostrarlo anche il report State of AI in Business del 2025, progetto NANDA dell'MIT. A fronte di investimenti di centinaia di miliardi di dollari in IA generativa, stiamo assistendo a una dinamica di high adoption, low transformation. I progetti pilota sistematicamente si arenano a causa di un enorme learning gap. Mi scuso, è un video pieno di anglismi, ma non mi sono voluto mettere lì a tradurre ogni singolo termine tecnico, Insomma, questi progetti si arenano a causa di un learning gap e della sfiducia negli output delle macchine per i compiti complessi, per le allucinazioni, ma non solo. A questo stallo organizzativo si affianca un fenomeno parallelo e altrettanto insidioso. Mentre i vertici aziendali temporeggiano, si incartano nei progetti pilota o falliscono nell'integrare l'IA in modo sistemico, i dipendenti individualmente non hanno di questi problemi. Abbiamo assistito a un'immediata e pervasiva adozione dal basso in cui i lavoratori hanno iniziato a usare autonomamente i chatbot commerciali per sbrigare i propri compiti quotidiani. Questa diffusione invisibile, definita da alcuni shadow AI,
sta proliferando senza alcuna armonizzazione con le politiche aziendali, eludendo i controlli IT e sfuggendo a linee guida chiare. Il risultato è un'innovazione un po' fai da te, for dummies, che invece di creare un valore strutturato per l'impresa la espone a gravissimi rischi, dalla fuga di dati proprietari e riservati messi sbadatamente nei prompt di chatbot che esistono su server altrui, fino a violazioni della privacy e all'inclusione in documenti ufficiali, anche di ordine strategico, di allucinazioni dell'algoritmo passate inosservate, fino a una fase avanzata dei processi. In tutto questo complesso scenario ci sono alcuni segnali che si sta iniziando a reagire a questa rivoluzione annunciata e già un po' tradita. Uno dei segnali secondo me più forti di questa nuova controtendenza è che molte realtà che avevano frettolosamente annunciato licenziamenti per sostituire il personale con l'intelligenza artificiale stanno adesso facendo marcia indietro, accorgendosi che i modelli richiedono costantemente il cosiddetto human in the loop. 2. Il medio periodo, l'estinzione dei senior, la saggezza pratica e la lezione inascoltata della bolla.com. All'orizzonte si profila perciò un pericolo gravissimo e strutturale, figlio della miopia manageriale e dell'entusiasmo indotto dalla propaganda di coloro che hanno l'assoluto interesse a gonfiare l'attuale bolla IA, fino alle più estreme conseguenze. Il taglio delle posizioni junior. Incapaci di favorire la virtuosa riallocazione dello sforzo, molte aziende scelgono la strada apparentemente più facile, esternalizzano alla macchina le mansioni di base ed evitano di assumere i giovani o li licenziano. Lo stiamo vedendo per esempio nell'industria del software. È qui che l'analisi di Benedetta Giovanola sull'etica d'impresa ci torna in qualche modo utile. Sostituire acriticamente i lavoratori junior non è solo un errore derivante da un parziale autoinganno, è un tradimento del purpose aziendale a lungo termine. Se un'azienda pensa solo alla massimizzazione del profitto nel trimestre in corso, distrugge il suo stesso futuro. In questo modo. Da dove nasceranno tra 10, 15, 20 anni le future figure senior capaci di gestire i compiti complessi se oggi eliminiamo le figure junior? La fronesis degli esperti, dei senior, quella saggezza pratica, flessibile e contestuale di cui ci hanno parlato De Caro e ci parlerà la Giovanola, si forgia solo attraverso la fatica dell'apprendistato, partendo dall'adempiere a funzioni di base. Come ho provato a spiegare in passato, riflettendo sulle provocazioni di Zizek nel mio articolo Contro la saggezza, la fronesis non è una vuota saggezza banalizzante, non è un luogo comune, è una forma di giudizio situazionale, operativo, ipersensibile ai dettagli, al non detto e, in definitiva, alle relazioni umane. È una competenza profonda che deriva dall'esperienza corporea e sociale, imparando dall'errore sul campo, qualcosa che una macchina, almeno allo stato delle cose, semplicemente non può replicare e simulare. Un senior è un ex junior che ha sbagliato, corretto azioni, codice, revisionato contratti, compreso le dinamiche umane interne ed esterne all'azienda. Delegare le basi all'intelligenza artificiale significa sterilizzare questo capitale umano fin dall'inizio, trasformando un evanescente vantaggio economico di breve termine in un suicidio organizzativo a lungo termine, a spese dello sviluppo delle competenze. A questo proposito, direi fortunatamente, sembra che non tutto il mondo corporate sia passivamente vittima di questa narrativa del vantaggio momentaneo contro una visione più a lungo termine. Un esempio che mi pare esemplare è l'annuncio da parte di IBM di un ripensamento delle proprie politiche di assunzione. Solo nel 2023, sono passati nemmeno 2 anni, l'IBM aveva annunciato il blocco delle assunzioni per migliaia di ruoli di back office, considerati al tempo facilmente sostituibili con l'avvento dell'algoritmo. In questo ultimo periodo, invece, in netta controtendenza con le scelte di pochissimi mesi fa, l'azienda ha annunciato di voler triplicare le assunzioni di figure entry level.
Come ci ha spiegato Nicola Moreau, Chief Human Resources Officer dell'azienda, la narrazione dell'IA legata esclusivamente alla riduzione dei costi e all'aumento della produttività a breve termine ha già fatto il suo tempo. La dirigenza di IBM si è posta esattamente la domanda che tutte le società avanzate dovrebbero iniziare a porsi. Da dove arriveranno i quadri intermedi e i leader tecnici, ma non solo, del futuro? Affidarsi unicamente al mercato per strappare i senior alla concorrenza comporta non solo costi esorbitanti, ma sconta anche la grave mancanza di allineamento alla cultura aziendale da parte dei nuovi arrivati. L'intelligenza artificiale può, almeno in alcuni casi, accelerare e ottimizzare i processi, ma non può in alcun modo forgiare i prossimi innovatori. Per questo, anziché eliminare le posizioni dei più giovani, in IBM hanno deciso di riscriverle, ripensarle. I neoassunti quindi utilizzano l'intelligenza artificiale per svolgere più in fretta il lavoro di routine, come per esempio il coding di base o rispondere a email non particolarmente impegnative, dedicando così il tempo guadagnato al confronto con altri team, alla consulenza e a compiti relazionali, come farsi formare dai più esperti, accelerando di fatto la costruzione di quella saggezza pratica, di quella esperienza indispensabile per il loro futuro da dirigenti, da decisori, da esperti. Staremo quindi a vedere se le aziende destinate ad avere davvero successo tra 5 anni e che potenzialmente sopravviveranno all'esplosione della bolla odierna sono quelle che oggi scelgono di scommettere sul capitale umano in ingresso e non quelle che lo azzerano per compiacere gli azionisti incantati dal marketing delle big tech. Ma oltre a una narrazione sul vantaggio immediato, per capire davvero cosa ci aspetta nel decennio a venire, dobbiamo disintossicarci dalle previsioni a sensazione. Dobbiamo smettere di dare per buoni i report delle grandi società di consulenza strategica e le affermazioni delle big tech stesse, la cui affidabilità sull'impatto immediato dell'IA nelle aziende e nel mondo è troppo spesso piegata alle esigenze commerciali del hype, cioè la montatura pubblicitaria del momento. Cerchiamo invece di rivolgerci ad analisi indipendenti, fredde, rigorose e basate sui numeri, come quelle, a mio modo di vedere, di Acemoglu, dell'MIT Nanda e anche alle riflessioni etiche e politiche di cui sono un buon esempio quelle di cui ci parlerà Benedetta Giovanola nel nostro imminente incontro del 9 marzo. La storia, vedete, non ha una direzione, non si ripete e probabilmente non fa nemmeno rima, ma ci può insegnare molto su fenomeni che non sono semplicemente ricorrenti o assonanti come ci vorrebbero far credere, ma che sono la continuazione di un unico processo di cambiamento. Rimanendo aggrappati a questa consapevolezza antistoricista che ci permette di valutare i fatti di oggi come sviluppi di processi di lungo periodo, fasi evolutive di intere civiltà, dobbiamo ricordare una situazione storicamente vicina e che ha creato le condizioni per quella odierna nel bene e nel male. La bolla speculativa delle .com del 2000. Allora, le aspettative a breve termine, drogate da capitali facili e promesse di rivoluzioni istantanee, furono catastroficamente deluse. Nel 1999 si diceva che Internet avrebbe chiuso tutti i negozi fisici entro 2 anni. La penetrazione del web nell'economia reale si rivelò e si sta rivelando in realtà estremamente più complessa, più lenta, richiedendo la costruzione di nuove infrastrutture fisiche e logiche e logistiche, nonché l'affermarsi di abitudini del tutto nuove, qualcosa che è molto difficile raggiungere, come ci dimostra per esempio l'enorme fallimento annunciato del metaverso. La sottovalutazione di questi aspetti creò un divario tra aspettativa e realtà, che culminò nel collasso dei mercati finanziari. Personalmente trovo anche plausibili ovviamente le analisi di coloro che questa crisi ritengono non sia unicamente legata alla bolla.com, ma anche a un fenomeno, un fenomeno di risonanza con la crisi del 1992, ma questo è un altro discorso. Ricordate l'antistoricismo che considera la storia una narrazione di processi in continua evoluzione e non come qualcosa di misticamente ripetitivo. Come ricorderete, in un mio precedente articolo intitolato Apple, l'Europa e l'arte di non pagare il conto, l'IA come infrastruttura a perdere, ho già tracciato un parallelismo con la bolla.com, come fanno tutti, ricordando
tra gli altri, l'esempio delle immense risorse bruciate per l'avventato investimento in fibra ottica di quegli anni. All'epoca si posarono milioni di chilometri di cavi appunto a fibra ottica, scommettendo su un'esplosione immediata e a posteriori irrealistica del traffico dati. Gran parte di quella fibra rimase poi spenta, la cosiddetta dark fiber, per anni a venire, portando al fallimento di colossi delle telecomunicazioni. Oggi stiamo rimettendo apparentemente in scena quello stesso identico copione, ma su una scala immensamente più grande, data banalmente l'attuale dimensione dell'economia digitale. E questa è l'attuale, frenetica e già visibilmente insensata corsa a costruire data center per addestrare e far girare modelli di intelligenza artificiale. Stiamo assistendo a un'accumulazione brutale di capacità computazionale che sta sconvolgendo la catena globale della componentistica elettronica. Basti pensare a ciò che sta accadendo, per fare un esempio, alla disponibilità e ai prezzi delle memorie RAM, e che sta addirittura influenzando le scelte energetiche, vedi l'India, ma anche gli Stati Uniti, di intere nazioni. Stati sovrani e colossi del tech stanno stringendo accordi per riattivare vecchie centrali nucleari, centrali dismesse, oppure stanno drenando risorse idriche ed elettriche spropositate per alimentare questi impianti a carbone, a petrolio e a gas. E tutto questo per sostenere una scommessa le cui reali ricadute economiche sono ancora, come dicevamo, una prospettiva futuribile. Ad aggravare questo scenario dà anche da pensare il fatto che la tecnologia di fibre ottiche sepolte sottoterra tanti anni fa è invecchiata molto bene e quell'infrastruttura è, almeno in buona parte, ancora oggi utilizzabile. Questa consolazione, vana per chi è fallito all'epoca, è chiaramente già da oggi da escludere per quanto riguarda i chip dell'intelligenza artificiale, la cui rapida obsolescenza è un fatto più o meno certo, dichiarato dagli stessi produttori ovviamente. Sia chiaro che con un simile ragionamento non voglio sostenere che non avverrà un sostanziale mutamento della nostra vita, del lavoro, dell'economia e del quadro purtroppo dei nostri diritti sotto l'effetto della diffusione e dei progressi dell'intelligenza artificiale. Ciò che intendo dire è che considerando tutti i segnali è difficile non sospettare che questa rivoluzione, proprio come quella degli anni 2000, molto probabilmente non potrà avere gli effetti immediati e dirompenti annunciati da coloro che hanno interesse a vendercela. Pensiamo anche solo a quanto è stato fondamentale l'avvento degli smartphone, che ha impiegato anni a penetrare il mercato, a seguire il lancio del primo iPhone nel 2007, per rendere il web una tecnologia ubiqua. Sono tecnologie che si sono collegate e abitudini che sono nate. La mia tesi quindi è che ci sono vari segnali che l'IA seguirà un percorso analogo a quello del web, con la facilitazione innegabile di inserirsi in abitudini già consolidate e utilizzando infrastrutture in larga parte già esistenti. Il nostro rapporto con i device elettronici e con l'interazione con i motori di ricerca, i social network, nonché le reti infrastrutturali già esistenti, ma con lo svantaggio di doversi conquistare un ruolo davvero centrale nei processi delle aziende per influenzare davvero il lavoro e l'economia reale. Insomma, ci vorrà tempo. Per il resto, temo che stiamo per entrare a grande velocità in un'imminente valle della disillusione, se non delle lacrime, causata proprio da quei progetti arenati che stiamo già documentando. A questa doccia fredda seguirà con ogni probabilità una fase di deprezzamento infrastrutturale, così come è accaduto con i costi della telefonia e delle telecomunicazioni, che dovevano essere il nuovo Klondike, e invece abbiamo visto i prezzi di questi servizi in costante caduta nell'ultimo quarto di secolo. Questo ovviamente potrebbe portare a un feedback positivo anche per l'adozione dell'intelligenza artificiale, ma non forse per chi sta investendo a debito peraltro enormi risorse. Insomma, ipotizzo una trasformazione lenta, benché pervasiva e inarrestabile, che cambierà le regole del gioco nel lungo periodo, ma che avrà dei costi ancora tutti da capire nel medio termine. 3. Il lungo periodo, la fine del lavoro e la distopia plutocratica. Supponiamo però,
spingendo lo sguardo avanti, che alla fine di questo ciclo di trasformazione la Rifkiniana fine del lavoro, che oggi Rifkin stesso ribattezza, ammettendo che la vecchia definizione poteva essere fuorviante, fine del lavoro merce, si realizzi davvero, almeno in parte. Mi riferisco al fatto che nel suo famoso saggio del 1995 Jeremy Rifkin teorizzò che l'inarrestabile innovazione tecnologica, l'automazione software e la robotica avrebbero portato per la prima volta nella storia umana a un declino strutturale e irreversibile dell'occupazione globale di massa. Insomma, l'idea dell'economista è che, a differenza delle precedenti rivoluzioni industriali in cui i lavoratori espulsi dall'agricoltura trovavano posto nelle fabbriche e poi successivamente quelli espulsi dalle fabbriche venivano assorbiti dal settore terziario, quello dei servizi, la nuova rivoluzione informatica, cognitiva e tecnologica, che oggi culmina appunto con l'IA, ha la capacità inedita di poter sostituire il lavoro umano in tutti i settori economici contemporaneamente, senza creare nuove occupazioni in numero sufficiente a riassorbire la forza lavoro in eccesso a bassa e a media qualifica. Condivido con Rifkin l'idea che le sue analisi di allora e di oggi dovranno rivelarsi esatte, quasi inevitabilmente, prima o poi però, ma mi sembrano un po' come le promesse della fusione nucleare, costantemente 30 anni nel futuro. Ma questo non è lungo termine, è pura speculazione su un ipotetico domani. Più concretamente, gli eventi di passate fasi della rivoluzione digitale, i cui veri inizi sul fronte del lavoro e dell'economia personalmente farei risalire agli anni tra il 1961 e il 1968, con l'avvento dell'automazione industriale, ci indicano delle possibili dinamiche su come potrebbe nuovamente cambiare la natura del lavoro. Ma avviciniamoci di più al caso limite rappresentato dall'ipotesi rifkiniana. Supponiamo che la combinazione di IA generativa, agenti autonomi e robotica avanzata arrivi a espellere strutturalmente e permanentemente una vasta maggioranza delle masse mondiali dal ciclo produttivo. Cosa implicherebbe questo scenario per la civiltà attuale, per la nostra civiltà attuale? In risposta a questa prospettiva si inizia a invocare con forza l'introduzione, da più parti, l'introduzione di un reddito, di cittadinanza universale, un reddito universale di base, detto UBI, Universal Basic Income. Questo come soluzione definitiva a questa futuribile immaginabile crisi. È anche storicamente ironico notare che Rifkin nel suo saggio originale non proponeva affatto l'UBI, il reddito universale, ma puntava piuttosto su un massiccio sviluppo del terzo settore, cioè l'economia sociale del non profit, da non confondere con il terziario come abbiamo studiato a scuola. Questo per assorbire i lavoratori in esubero. Lo UBI è invece la panacea odierna prediletta dalla Silicon Valley e dalla PayPal Mafia per risolvere la inevitabile irrilevanza economica della popolazione in età da lavoro e da consumo. Gli estensori di questa ipotesi immaginano un futuro utopico in cui, liberati finalmente dal gioco della fatica, gli esseri umani si dedicheranno esclusivamente, all'arte e all'esplorazione spaziale per sé, senza la ricerca di un ormai superfluo vantaggio economico. In tutto questo non ci dicono se saranno loro, i plutocrati moderni e padroni delle tecnologie, a pagare per tutto il prezzo del biglietto d'ingresso a questo immaginario nuovo Eden. Si può andare oltre un certo legittimo scetticismo verso la propaganda a favore dell'UBI. Ci sono segnali che la realtà psicologica e ancor più la realtà politica sarebbero ben più oscure e inquietanti di quanto costoro ipotizzano, un po' pro bono loro. Da un punto di vista puramente psicologico, l'espulsione definitiva dal ciclo produttivo genererebbe molto probabilmente una generalizzata e profonda alienazione unita a un universale senso di inutilità, con immaginabili conseguenze sulla vita e la salute delle persone. Ma è l'effetto politico di un simile scenario a delinearsi, quanto mi riguarda, come una vera e propria catastrofe democratica. Seguendo il ragionamento di Antonio Gramsci sull'egemonia, la carità non emancipa mai il subalterno, al contrario lo rende strutturalmente e perennemente dipendente, come emerge dalla sua dura analisi del paternalismo e della filantropia borghese esposta
nei quaderni da carcere. Per quanto personalmente non possa certamente dirmi gramsciano, questa sua analisi mi pare difficile da scartare con leggerezza. In questa prospettiva, un reddito universale elargito dall'alto, non come diritto legato a un contributo sociale, ma come compensazione passiva per la mancanza di utilità economica, trasformerebbe i cittadini in soggetti dipendenti e politicamente irrilevanti, estremizzando un processo in atto già da decenni. Masse di individui totalmente dipendenti per la loro sussistenza dall'elargizione statale o peggio dalle briciole dei dividendi di mega corporation private. Sono per definizione masse ricattabili e politicamente irrilevanti. Il loro unico ruolo residuo nel teatro del mondo sarebbe definitivamente degradato a quello di consumatori finali. Tubi digerenti, sociali, divoratori passivi di beni materiali standardizzati e fruitori obesi di beni immateriali, intrattenimento generato sinteticamente, perenne dopamina digitale e prodotti inoltre da quelle stesse intelligenze artificiali che li hanno resi superflui. In questo scenario la potenziale scomparsa del lavoro o comunque una sua drastica riduzione ci spinge a grande velocità verso una tecnoplutocrazia assoluta, l'esatto e simmetrico opposto della società aperta e democratica che ormai sembra sopravvivere stentatamente, va detto, solo in Europa. I cittadini degradano a meri spettatori passivi del tutto privi di potere contrattuale e di scioperabilità, poiché non possiedono più l'unica leva che storicamente ha permesso l'emancipazione delle classi subalterne, l'essenzialità del proprio lavoro. Conclusione: l'antitrust come imperativo democratico. Quella che ho qui abbozzato è solo una delle possibili analisi dello stato febbrile del nostro mondo, ma per quanto cruda e criticabile è necessario prenderla in considerazione. La cura non può essere cercata in soluzioni puramente tecnologiche né in palliativi assistenzialisti. Serve un atto politico radicale, coraggioso e di vasta portata, accompagnato da un profondo rinnovamento etico a livello del purpose aziendale ma anche statale, che riguardi tutto il tessuto economico e sociale. Di fronte alla realtà contemporanea, fatta di entità private di dimensioni statuali che controllano l'infrastruttura cognitiva, la connettività materiale e presto anche la capacità produttiva stessa dell'umanità, non possiamo più permetterci il lusso dell'ingenuità, non possiamo affidarci all'autoregolamentazione aziendale o al loro illusorio allineamento etico. L'unica strada per proteggere le nostre democrazie liberali, l'unico scudo reale contro la disumanizzazione della civiltà futura, è prendere forte ispirazione dalle norme antitrust americane di inizio XX secolo. Così come lo Sherman Act smembrò le gigantesche concentrazioni della Standard Oil, oggi dobbiamo fare i conti con i nuovi monopoli. Le big tech non offrono più un semplice servizio, ma gestiscono in regime di oligopolio l'infrastruttura vitale del nuovo millennio, l'elettricità del nostro pensiero e del nostro mondo cognitivo. L'atto politico necessario è la loro trasformazione forzata in vere public companies, con azionariato diffuso e garanzie pubbliche, e la classificazione dei servizi digitali come utilities pubbliche, come sono l'acqua e l'elettricità, pesantemente e democraticamente regolate, separando radicalmente chi possiede i dati, chi detiene la potenza di calcolo e chi crea e addestra i modelli. Benché la palla normativa sia evidentemente nel campo USA, tragicamente, a noi europei rimane la leva del cosiddetto Bruxelles Effect, cioè la capacità dell'Unione Europea di orientare scelte globali grazie al controllo delle nostre istituzioni comuni sulle politiche commerciali di quello che è, bene o male, il più ricco mercato al mondo. È una prerogativa che dobbiamo difendere dai costanti tentativi di demolizione che la nostra fragile Unione soffre in continuazione, a iniziare dagli attacchi del sistema politico-industriale USA, dalla costante e aggressiva guerra cognitiva di cui siamo bersaglio da parte della Russia e della propaganda cinese che propone un modello molto diverso. Complici di queste varie propagande i movimenti di estrema destra e di estrema sinistra, spesso finanziati proprio da queste potenze straniere e allineati a tali interessi
Vabbè, ma chiaramente sto divagando. Però prima di chiudere vorrei brevemente guardare al nostro paese. Il tessuto economico italiano, notoriamente polverizzato in quanto composto in stragrande maggioranza da micro e piccole imprese, è strutturalmente meno pronto e capace di incorporare l'intelligenza artificiale, ma se è per questo qualsiasi innovazione, nei propri processi rispetto ad altre realtà o alle grandi corporation che sono presenti nel resto delle economie sviluppate. Da un lato scontiamo una cronica scarsità di risorse finanziarie da destinare a investimenti strategici. Dall'altro ci scontriamo sovente con una cultura aziendale legata a modelli organizzativi, finanziari e manageriali totalmente sorpassati. In questo scenario è oggettivamente difficile immaginare una rapida e pervasiva penetrazione dell'innovazione nel nostro paese. È evidente che per creare un ecosistema culturale, economico e tecnologico che possa davvero portare innovazione e competitività all'altezza delle sfide contemporanee, affidarsi alla sola inerzia del mercato non basterà. Come ha ricordato di recente il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università di Messina, con un discorso significativamente intitolato Investire nel futuro, giovani, innovazione e capitale umano, la metrica non può essere meramente quantitativa. Non conta solo crescere, cito, conta anche come si cresce, chiudendo così il cerchio del nostro ragionamento iniziale sui lavoratori junior, i veri beneficiari di questo appello. Insomma, la sfida dell'IA non si vince in ogni caso esclusivamente sul piano tecnologico, ma anche promuovendo uno sviluppo integrato e sostenibile capace di coniugare il progresso scientifico ed economico con la coesione civile e la giustizia sociale. In quest'ottica la valorizzazione del capitale umano cessa di essere una mera scelta individuale o un velleitario lusso per poche aziende illuminate, per diventare, riprendendo sempre le parole di Panetta, una responsabilità collettiva. Questa transizione andrà guidata e incoraggiata sistematicamente, magari utilizzando in modo molto più coraggioso la leva fiscale, per premiare le imprese che decidono di investire non solo in nuovi macchinari e tecnologie, ma nel rinnovamento radicale della propria cultura organizzativa, in percorsi di aggregazione aziendale e nella formazione dei giovani. Perché investire in istruzione, ricerca e formazione significa investire al tempo stesso nelle potenzialità del paese e nella capacità delle nuove generazioni di scegliere, crescere e governare la complessità, contribuendo a un'economia più dinamica. Insomma, se l'intelligenza artificiale deve davvero essere il potente motore del futuro sviluppo umano, il suo volante non può restare chiuso a chiave nelle mani di una ristretta manciata di tecnocrati o lasciato in balia del nostro polverizzato e fragile tessuto imprenditoriale. Non ci salveranno né la rassegnazione né la speranza, né tantomeno l'algoritmo. Ci salveranno solo il rinascere di una dialettica politica viva, un'etica applicata all'impresa, la formazione continua e l'imposizione di regole che si impernino sulla responsabilità sociale. Bene, e con questo ho finito questa mia filippica. Vi ricordo l'evento del 9 marzo, questo prossimo lunedì. Saremo in diretta streaming e alla Camera di Commercio di Siena con Alleva e Giovanola. E io intanto vi ricordo di mettere like, commentare, iscrivervi e magari seguirmi anche su Substack. Vi lascio, come ho detto prima, il link. E io adesso vi lascio e vi saluto. Ciao!